welcome to the Sultanate of Oman. Silenzio. Una parola che potrebbe racchiudere il paese in cui mi trovo adesso. L'Oman mi ha sempre affascinato, ma non per il petrolio, per i sultani o per le moschee imponenti. A colpirmi, fin da quando ero bambino, era qualcosa di molto più semplice, una forma su una mappa. Lì, nell'angolo in basso a destra dell'Arabia, c'è un corno di terra affacciato sull'Oceano Indiano, isolato, misterioso. Persino nei videogiochi storici che amavo da ragazzino, l'Oman era una landa remota ai margini del mondo conosciuto. Una striscia di deserto dove commerciavano frankincenso, una resina aromatica utilizzata nei rituali religiosi fin dal tempo dei faraoni. Quella terra remota sembrava fatta soltanto di sabbia, montagne impervie e mare. Tanto mare. L'Oman era il margine, era la nostalgia del margine, quell'attrazione per tutto ciò che è inspiegabilmente fuori campo. Noi oggi siamo qui, anche grazie a voi, ai margini di uno dei deserti più inospitali del mondo. Quello che per me da ragazzino era una semplice immaginazione, un'avventura fantastica, adesso invece si è tramutata in un'esperienza reale, tangibile e incredibile. Muscat, la capitale omanita, una città che non cerca di impressionare. Nel cuore di un golfo ossessionato dallo sfarzo, dalla pacchianeria architettonica, dai grattacieli costruiti per dimostrare chi ce l'ha più alto e dai record mondiali impilati a suon di petrolio, Muscat sembra vivere in controtendenza. E la prima domanda che mi sono posto quando ho messo piede per le strade di Muscat è stata: come mai non assomiglia per niente alle altre capitali del Golfo? Dov'è lo show da baracconi in stile Dubai? Qui non ci sono sceicchi tamarri in supercar né tantomeno fuffaguru che cercano di vendervi un corso per diventare ricchi. Qui in Oman e a Muscat c'è tutta un'altra logica. Siamo venuti fin qui per parlarvi di un paese che in Italia viene completamente ignorato, di cui si sa veramente poco. Pensate che soltanto fino a 30-40 anni fa queste strade e gran parte di questo paesaggio non esisteva neanche, il paesaggio urbano. Ebbene, penso sia giunto il momento di parlarne, per cui benvenuti in Oman. L'Oman è un paese sì fuori rotta, ma neanche troppo. Per arrivarci basta un volo diretto da Milano o Roma e una volta atterrati sembra di essere sbarcati direttamente su un altro pianeta. Venere non ha niente. Io mi chiedevo come mai i voli per l'Oman costano così poco. Sarà mai bassa stagione? No, non è è bassissima attualmente. Ha un caldo tremendo. È l'opposto delle Svalbard. Credo che questo documentario uscirà dopo le Svalbard. Se lì facevano meno 30, qui fanno 45-50 gradi. Ecco, avete i due sbalzi di temperatura in due documentari. L'Oman si trova nell'estremità sud-orientale della penisola arabica e confina con Yemen, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Dal punto di vista amministrativo, il paese è diviso in 11 governatorati e il principale, per peso politico ed economico, è Muscat, la capitale. A prima vista Muscat è una città anomala per gli standard dei paesi del Golfo. Niente grattacieli futuristici, solo una schiera di edifici bassi, quasi tutti bianchi, sobri al limite dell'austerità. La città non ha un centro vero e proprio, si sfilaccia in distretti scollegati, stesi come tappeti tra il mare e le montagne. Uno sviluppo urbanistico orizzontale che è stato ricercato per un motivo ben preciso. In realtà il nostro sviluppo edile indica che gli omaniti sono legati al proprio patrimonio e ne rispettano i valori. L'altro aspetto è il bisogno, non stai prendendo più di quanto ti serve. Questa visione si è tradotta in investimenti milionari per promuovere l'architettura tradizionale. Nel solo 2019 l'Oman ha stanziato oltre 550 milioni di euro in progetti legati al patrimonio e alla cultura, dai restauri di manoscritti antichi di oltre 1000 anni, come questi che ci vengono mostrati nell'archivio della Biblioteca Nazionale, alla costruzione di edifici pubblici in linea con lo stile architettonico locale. Infatti capire come i nostri padri e nonni pensavano alle città ci permetterà di generare un'identità che sia in continuità con il passato
Nel 1970, appena salito al potere, fu l'allora neosultano Qaboos a promuovere questa visione urbanistica, poi formalizzata in regolamenti edilizi che hanno plasmato il volto del paese. Ogni edificio doveva rispettare l'architettura tradizionale, colori tenui, bianco, sabbia, ocra, non più di 5 piani soprattutto per gli edifici commerciali e obbligo di armonizzarsi col paesaggio. Per un paese appena uscito dal Medioevo, perché tale era l'Oman nel 1970, fu un atto di modernità quasi rivoluzionaria. Pensi che questi limiti, i regolamenti che sono in atto, voglio dire, per quanto riguarda le altezze dei grattacieli, rimarranno attivi in futuro o l'Oman cambierà in tal senso? Questo sta per cambiare. Il Ministero dell'Edilizia Abitativa e della Pianificazione Urbana ha annunciato di recente che il centro di Al-Quwair includerà delle torri, ma in generale rispetto alle altre città del Golfo non si vedono edifici molto alti, i grattacieli non ci sono, non esistono nello skyline omanita. Ancora oggi, sotto la guida del nuovo sultano Haytham bin Tariq, la città si espande orizzontalmente. Da un lato per rispondere alla domanda abitativa crescente, come dimostra il mega progetto da 33 miliardi di dollari per la Sultan Haytham City, dall'altro per attrarre turisti e capitali stranieri. Siamo a Bar Al-Jissa e nei pressi di Muscat. Questa zona è una zona dove vengono costruiti hotel e resort per clienti internazionali. Tra l'altro quest'area è l'unica, o se non una delle poche aree in Oman dove degli stranieri possono acquistare delle proprietà immobiliari e infatti non a caso il presidente Donald Trump ha acquistato un terreno per poter costruire un resort e per adibirlo a campo da golf internazionale. No Al-Bosaidi, già membro del Consiglio di Stato e attuale presidente dell'Associazione Storica dell'Oman, ci chiarisce la direzione presa dall'attuale sultano. Sai, anche Sua Maestà, il sultano Haytham, da quando è salito al potere appena 5 anni fa, ha firmato centinaia e centinaia di accordi per megaprogetti e progetti bilaterali principalmente su questioni economiche. Quindi stiamo effettivamente preparando la scena per uno sviluppo economico, una rinascita economica, una nuova via verso un futuro più luminoso. Le persone in tutto il mondo sono convinte della nostra trasparenza, della nostra unicità e della nostra sincerità ed è per questo che ci scelgono e vengono da noi. Sincerità è un termine che torna molto spesso nelle interviste che abbiamo condotto. La società omanita infatti si regge su 3 principi informali che ne modellano il codice etico: modestia, rispetto delle autorità e compostezza dignitosa. Questi 3 pilastri hanno radici nella storia del paese. Ne parliamo infatti con Badria, docente universitaria e supervisore presso il Ministero dell'Educazione omanita. La mia passione per la storia dell'Oman ha origine dalle mie radici familiari. Appartengo a una famiglia che ha governato l'Oman per oltre 400 anni. L'Oman è un paese civilizzato con una lunga storia che supera i 5.000 anni. Questa storia risale alla civiltà di Magan, sviluppatasi in Oman, una delle più antiche civiltà conosciute. Per secoli l'Oman, pur geograficamente appartato, è stato esposto a rotte, popoli e scambi. Crocevia tra l'India, l'Africa orientale e il Golfo Persico, i suoi porti videro transitare commercianti gujarati, persiani, zanzibarini, yemeniti e ancora oggi questo mix di influenze lo vediamo chiaramente in uno dei luoghi più frequentati della città. Adesso per prendere un po' di refrigerio entriamo dentro il vecchio mercato del pesce qui a Muscat. Una cosa che notate venendo qui al mercato del pesce è proprio il mix di culture e etnie presenti all'interno del mercato, perché potete vedere persone anche dalla loro stessa fisionomia che possono provenire dall'Africa orientale, persone dallo Yemen e persone appunto propriamente omanite. A differenza di molte altre realtà portuali, l'Oman non ha subito passivamente l'influenza straniera. Nel 1507 le navi di Alfonso de Alburquerque conquistarono Muscat, trasformandola in una base strategica per i portoghesi. E questo qui è uno dei tanti forti portoghesi che costellano la città. I portoghesi arrivarono in Oman per motivi commerciali. Questa estensione della storia marittima e commerciale dell'Oman attirò l'attenzione dei portoghesi, i quali decisero di occuparla. I portoghesi si concentrarono sulla costa dell'Oman. I portoghesi rimasero poco più di 140 anni, finché nel 1650 furono cacciati con le armi, un evento che ancora oggi viene celebrato come simbolo di sovranità nazionale.
Nei secoli successivi fu però Londra a imporsi come potenza dominante nel Golfo, controllando di fatto la politica estera e militare omanita in cambio di stabilità. Eppure, formalmente, l'Oman non fu mai colonizzato. Anzi, nel 1698 gli omaniti si spinsero oltre, strappando Zanzibar ai portoghesi e trasformando l'isola in un centro commerciale strategico, quasi una sorta di capitale alternativa. Da lì l'Oman esercitò il suo controllo su gran parte della costa dell'Africa orientale, sull'isola di Socotra, sull'attuale Qatar e su porzioni meridionali dell'odierno Iran e Pakistan. Con l'arrivo anche di altre potenze coloniali nella regione, come i britannici, i francesi, anche gli olandesi, cercarono di prendere il controllo, ma questa fase era più incentrata sugli accordi economici che sulla presenza coloniale militare vera e propria. L'indipendenza formale dall'impero britannico arrivò nel 1951, ma quella vera, quella politica ed economica, fu rimandata negli anni 70, quando l'Oman si scrollò di dosso l'isolamento e cominciò a guardare al mondo, e inevitabilmente ad accoglierlo anche sotto forma di turisti. Oggi il paese punta a investire 31 miliardi di dollari entro il 2040, proprio in questo settore. Lo sa bene il nostro prossimo protagonista. Stiamo andando a intervistare un italiano che vive qui da molti anni, residente in Oman per business, lavora nel turismo ed ecco lì. Ragazzi, una cosa, se anche voi amate questi documentari, allora amerete anche la nostra nuova agenzia di viaggi, Viandar. Su Viandar organizziamo viaggi fuori rotta nei luoghi che raccontiamo. Abbiamo mete incredibili, molte di queste sono fuori dalle rotte del turismo di massa. Le prime partenze sono a fine anno e trovate tutto in descrizione. Ciao, piacere Simone, Piero sempre io. Piero vive fuori dall'Italia dal 1980. Ha iniziato in Nord Africa, poi è passato in Sudan e da oltre 20 anni si è stabilito in Oman, dove gestisce un'agenzia turistica. Conosce il paese come pochi altri stranieri. Cos'è che ti ha fatto dire guarda, voglio restare qui e non mi piace più il Sudan? La gente, tranquilla, serena e sempre gentile. Se tu ti poni nei loro confronti in modo gentile, loro ti rispondono in modo gentile. Cioè a me è successo di rimanere, non a me, a mia moglie è rimasta per strada, qui in autostrada, immediatamente si sono fermati gli omaniti, gli hanno dato una mano, sono arrivato, aveva la bottiglietta d'acqua fresca che gli avevano lasciato gli omaniti e l'omanita non si è mosso di lì, è stato vicino a lei, cosa che a me è successo a Torino. Ho rotto la macchina tornando dall'aeroporto di Caselle, sono stato 1 ora e mezza a chiedere che qualcuno si fermasse, non si è fermato nessuno. Tornando alla questione della cos'è la cosa più bella per te di questo paese, cos'è la cosa più bella di te? La sicurezza. Cioè io vado via, ho mia moglie qui, va in giro di giorno, di notte, va a trovare gli amici, torna a casa a mezzanotte, cioè non ho nessun problema. Una percezione confermata anche dal Global Peace Index. Nel 2024 l'Oman infatti è stato indicato come il paese più sicuro del Golfo e si è posizionato al 37° posto a livello mondiale, sopra Svezia, Corea del Sud e Francia. Un dato che spiega molto bene la calma disarmante con cui gli omaniti, incontrati per strada, nei souk o sulle spiagge della capitale, ci accolgono senza diffidenza, senza alcuna tensione. E nonostante ci presentassimo ovunque con le telecamere in mano, nessuno ci ha mai guardato storto. Mai una singola volta ci siamo sentiti ospiti indesiderati. Piaceri. Viaggi, high five. Yes sir. Juve? No. Juve no. Fiorentina is good to see you. Fiorentina. All'Oman. Sì, come accogliete le persone straniere qui? Prima vado al mercato qui a comprare del pesce, poi invito l'ospite a casa mia, come farebbe un qualsiasi omanita. Questa è la maniera omanita. A Muscat, la maniera omanita, si riflette anche nello sfoggio del potere. Molti ministri vivono in quartieri senza mura, guidano auto senza scorta, vanno al lavoro come tutti gli altri. Non è una posa da populisti, ma una sorta di codice sociale non scritto, perché in Oman l'eccesso più che impressionare insospettisce. Devo dirti che abito da 20 anni nello stesso quartiere, nella stessa casa, coi cani, perché io sono un amante dei cani. Il cane non è un animale ben visto. Io quando esco di casa al mattino alle 6 che vado a fare la passeggiata col cane, ho i miei vicini di casa tutti quanti, hello, how are you? Cioè, faccio parte del gruppo, non vivo in un compound, Io vivo in un quartiere prettamente omanita. Quindi... Non sei ghettizzato? Assolutamente non ho mai voluto vivere in vita mia in un compound.
perché sennò sei in un ghetto. Anche il Palazzo Reale è un esempio di questa mentalità. È sì recintato, ma in modo simbolico. Il Qasr al-Alam è il palazzo cerimoniale del sultano, non è la residenza ufficiale, ma è qui dove appunto riceve le persone, i personaggi importanti. È un edificio interessante perché comunque dimostra il carattere della cultura omanita. Non è un edificio blindato, nel senso ci possiamo andare tranquillamente, non ci sono guardie a vista, ma comunque trasmette una sensazione di calma e atmosfera placida. Questa atmosfera apparentemente tranquilla non nasce dal nulla. Muscat era Muscat già molto prima del petrolio. Fondata almeno dal I secolo d.C., secondo fonti greco-romane, la città era un porto naturale sicuro, rifornimento di acqua dolce, datteri e del famoso frankincenso. Utilizzato in tutto il mondo antico ed esportato per la sua pregevolezza, il frankincenso omanita è ancora oggi uno dei prodotti di punta dell'esportazione di questo paese. Si chiama Luban ed è utilizzato per scopi cosmetici e terapeutici, anche come profumazione. E questo signore mercante ci mostrerà adesso l'utilizzo del frankincenso. Quando è che ha iniziato a fare questo lavoro? Molto tempo fa. E gli piace lavorare con il frankincenso? Il frankincenso si commercia da oltre 5.000 anni e veniva esportato lungo quella che i romani chiamavano la via dell'incenso. La varietà più pregiata, la Boswellia sacra, nasce quasi soltanto nel Dhofar, la regione meridionale dell'Oman. È da qui l'antica Safar, che secondo la tradizione i re magi portarono l'incenso a Betlemme. E ancora oggi, in Oman, il suo profumo intenso è letteralmente ovunque, nei souk, negli hotel, nelle moschee e persino sugli aerei della compagnia di bandiera. Gli Omaniti hanno comunicato con i faraoni, con i greci, con l'impero romano, con i cinesi, gli antichi cinesi e gli antichi indiani. E per la vostra storia, per l'impero romano e l'Italia, come potreste aver sentito, l'imperatore Nerone, stando alla leggenda, diede fuoco a un intero raccolto di incenso omanita al funerale di sua moglie. L'Oman era in contatto anche con i romani. È però con l'arrivo dell'Islam che le antiche civiltà omanite cambiano pelle. Nel 751 d.C. viene infatti eletto il primo imam dell'Oman, una figura che univa potere religioso e politico e soprattutto scelta dalla comunità. Col passare dei secoli, però, tra lotte interne e pressioni straniere, la figura dell'imam comincia a perdere peso. Al suo posto emerge il sultano, un'autorità più pragmatica che riesce a tenere insieme tribù, mercanti e clero. La svolta definitiva arriva nel 1744, con l'ascesa di Ahmad bin Said al-Busaidi. È lui a fondare il sultanato moderno dell'Oman. Quando più avanti nel 1970 il 14° sultano di questa dinastia, cioè Qaboos bin Said, prende il potere con un colpo di stato contro suo padre, Said bin Taimur, giudicato troppo conservatore, l'Oman era ancora fermo al Medioevo. 3 scuole, un ospedale, meno di 10 km di strade asfaltate e relazioni diplomatiche con appena 3 paesi al mondo. Con Said bin Taimur, i cittadini omaniti vivevano sotto un regime di divieti grotteschi. Era proibito indossare occhiali da sole, fumare in pubblico, giocare a calcio, perfino parlare con qualcuno per più di 15 minuti. In meno di 50 anni, e dopo una guerra civile sanguinosa, la guerra del Dhofar, Qaboos trasformò l'Oman in uno stato moderno pacifico e istruito. Secondo te come è riuscito l'Oman a cambiare appunto in modo così radicale? In generale da 40-50 anni fa era una landa desolata. Noi abbiamo avuto Qaboos. Noi abbiamo avuto Qaboos che è stato un illuminato. Come mai dice un illuminato? Ma perché quando è arrivato al potere si è trovato in una situazione disastrosa e lui è riuscito comunque a unire tutte le tribù. Non fu una cosa casuale, era un uomo intelligente, era saggio e studiava tutti i passi necessari per costruire uno Stato. Ecco perché il punto principale era unificare l'Oman non geograficamente, ma farlo sui principi di lealtà allo Stato. Si sforzò di migliorare le istituzioni e promuovere la lealtà verso lo Stato, non verso la tribù, perché l'Oman è una società tribale. Per questo, nel suo primo discorso disse: Dio ci perdoni per il passato, lasciamo il passato alle spalle e cominciamo a costruire questo Stato. La cosa della personalità del sultano Qaboos che gli omaniti accettarono fu il modo in cui lui si rivolgeva a loro.
Era un uomo umile, si sedeva con loro e li visitava. Immagina di essere l'erede al trono e di non aver mai visitato il tuo paese, di non esserti mai spostato da Salalah. Cioè, per questo iniziò i tour nazionali che erano simili a un Parlamento aperto. Incontrò la gente quando si rese conto che il popolo aveva davvero iniziato a credere nello Stato e quindi credette negli Omaniti e gli Omaniti credettero in lui. A tutto questo non si accompagnava né un culto della personalità né alcuna megalomania. Qaboos ha incarnato sì lo Stato, ma ha scelto di farlo con discrezione. Per dirla con le sue parole, il mio compito non è essere visibile ovunque, è assicurarmi che lo Stato funzioni anche quando non mi vedi. Qaboos, certo, non è stato esente da critiche, ma in una regione dominata da cleptocrati e teocrati, il suo lavoro pragmatico ha lasciato un segno ancora tangibile. Alle mie spalle c'è la vecchia città di Muscat. Dico vecchia perché quella nuova è stata costruita dopo gli anni 70, dopo la presa di potere di Qaboos. Questa vecchia città è collegata da quest'unica strada a percorrenza e laggiù non è ancora asfaltata per un motivo ben preciso, perché hanno voluto lasciare la strada in questo modo proprio per ricordare il percorso che l'Oman è riuscito a fare da così a quella che è oggi. Grazie alle riforme di Qaboos, l'Oman è diventato uno dei paesi arabi più istruiti. Il tasso di alfabetizzazione oggi supera il 97%, mentre nel 1970 era inferiore al 20%. E non è tutto. Tra i paesi arabi, l'Oman è anche tra quelli con la più alta partecipazione femminile all'istruzione superiore. In passato non si fornivano alle donne le cose più semplici come l'istruzione. L'istruzione delle donne è iniziata con la loro responsabilizzazione e sono entrate nel consiglio consultivo con nomine del sultano. Poi si è arrivati al punto in cui la donna viene eletta dal popolo e il sultano, che Dio benedica la sua anima, aveva sempre una famosa citazione: l'aereo non vola con un'ala sola. Questo perché lui vedeva la donna appunto come la seconda ala. Se educhi un uomo, educhi un individuo, ma se educhi una donna, educhi una nazione. Quando capì che erano competenti e con grandi capacità, le responsabilizzò e iniziò a dar loro potere nei vari incarichi politici, sociali ed economici in Oman. Fu anche per questo che Qaboos scoraggiò l'uso del velo integrale tra le dipendenti pubbliche, favorendo un abbigliamento professionale più uniforme, lasciando il velo comunque come scelta individuale in contesti privati. Oggi il sistema sanitario pubblico dell'Oman garantisce accesso gratuito o fortemente sovvenzionato alla quasi totalità della popolazione, con copertura per i cittadini omaniti che supera il 99% nei servizi essenziali. Ha allungato la vita di 30 anni alla gente. Prima la vita media era 40 anni, oggi è 70. In ogni piccolo villaggio c'è un dispensario. Infatti in tutti i posti, anche in questo ufficio, c'è la fotografia all'entrata di Sultan Qaboos e il suo successore. Quindi vanno sempre di pari passo, perché comunque è lui che ha dato questa realtà a questo paese. Quelle 2 modeste barche che vedete appartengono al sultano. Prima o poi anche Nova Alexio. Come diceva Piero, i ritratti di Qaboos e del suo successore Haytham sono visibili quasi dappertutto in Oman. Quadri, libri, bandierine nei souk. Ma attenzione, non è, come dicevamo, culto della personalità. Oggi i posteri principali del sultano non sono più quelli di Qaboos ma di Haytham bin Tariq, che è il sultano attuale. Ciononostante, comunque, andando a giro per Muscat e per l'Oman vedrete tantissimi poster del vecchio sultano. Lui è stato un uomo considerato dagli omaniti come un uomo sultano giusto, uno che teneva il proprio popolo, che ha costruito strade, ospedali, scuole e che ancora oggi è ricordato con affetto. È una cosa miracolosa, perché nel Medio Oriente è più facile essere maledetti piuttosto che essere ricordati con una certa benedizione anche dopo la morte. Anche dopo la sua morte nel 2020, l'eredità di Qaboos si vede praticamente ovunque. Gli omaniti parlano di rinascimento, riferendosi al suo operato. Sono così felice, Signore, che abbia menzionato il sultano Qaboos, poiché era il padre della nostra rinascita e Sua Maestà il sultano Haytham sta potenziando questa rinascita. Questo pensiero lo vediamo subito appena atterrati. Lo recita questo cartellone che ho fotografato in aeroporto. Possa il sultano essere ben ricompensato in paradiso per aver raggiunto tutti questi successi. La prima qualità del sultano Qaboos era il suo senso di pace. Era un uomo di pace. La domanda è: ti senti libero qui, in un paese che viene considerato sulla carta un sultanato, quindi una monarchia assoluta? Io mi sento libero. Perché posso fare ciò che voglio, basta che non infastidisca il mio vicino. E questo è bello. Non ci sono delle leggi, ci sono delle leggi assurde, queste sono delle leggi che sono di normale convivenza.
Tu sei andato in giro in questi giorni con la macchina, non hai mai visto nessuno che suona o ti manda a quel paese? Assolutamente no. Ora, l'Oman è una monarchia assoluta, ma il sultano non governa da solo. Esiste un consiglio dei ministri, una camera alta consultiva e una sorta di parlamento eletto con poteri consultivi. È sì una forma di ascolto controllato dall'alto, ma negli ultimi anni, anche dopo la morte di Qaboos, i canali di consultazione sociale si sono ampliati, soprattutto con l'annuncio della Vision 2040, cioè il piano economico e sociale che si fonda su 8 priorità strategiche pensate per affrancare il paese dalla dipendenza dal petrolio. Oggi il governo cerca, come in passato, di diversificare le fonti di reddito, di ridurre notevolmente la dipendenza dal petrolio, perché il petrolio è una risorsa non rinnovabile e ha quindi una durata limitata e finisce. Di conseguenza il governo ha iniziato a cercare altre economie alternative, ad esempio abbiamo l'idrogeno verde, abbiamo iniziato a lavorare anche su questa fonte e poi dobbiamo diversificare il lavoro nel settore turistico. In sostanza l'Oman è un paese che non può permettersi errori economici, perché a differenza di Qatar, Arabia o Emirati non ha petrolio in abbondanza. Le sue riserve sono stimate attorno ai 5 miliardi di barili, circa 1/20 di quelle saudite, e sono concentrate nel centro e nel sud del paese. La produzione è in declino naturale e se non verranno scoperte nuove riserve il paese potrebbe diventare un importatore netto entro il 2045. Eppure oggi la benzina in Oman costa pochissimo, poco più di 50 centesimi al litro. Tanto per capirci, fino a pochi anni fa qui non esisteva neanche l'IVA. Oggi è al 5%, ma anche con lo 0% no, grazie, quelle zampe di caprone resteranno dove sono. Dai, ma questo è scabroso. A pesare sul futuro del paese sono però anche altri fattori. In 10 anni il debito pubblico è salito da meno del 5% a un picco del 68% del PIL nel 2020, prima di scendere di nuovo al 35% nel 2024. La disoccupazione giovanile poi resta alta, attorno al 14%, con punte maggiori tra le donne. La distribuzione demografica inoltre non aiuta. Il paese è fortemente sbilanciato lungo la fascia costiera settentrionale, tra Muscat, Sohar e Sur, dove si concentra la maggior parte della popolazione, a scapito questo delle regioni interne. Ce lo ricorda lo stesso Piero. Muscat è Muscat, ma Muscat non è l'Oman. Se tu vai nei villaggi, le realtà sono totalmente diverse. E infatti, per avere un assaggio del vero Oman, bisogna lasciare la capitale. Ciao amici, venite con noi nel nostro viaggio in Oman. Buona parte delle aree che vedete e che attraversiamo per oltre 600 km sono completamente disabitate, un vuoto assoluto, dove la sabbia inghiotte tutto, strade, orizzonti e anche il segnale del telefono. E come me anche voi viaggiate molto e volete evitare la roulette del roaming internazionale, vi consiglio di utilizzare la eSIM digitale di Saily, il partner di questo video. Potete attivarla comodamente dal vostro telefono, senza bisogno di fare file all'aeroporto. Ci sono più di 100 paesi all'interno dell'app, tra cui anche lo stesso Oman, e questo mi ha permesso di rimanere connesso al mondo, a internet, senza il bisogno di dover verificare ogni volta la connessione. E posso farlo anche in questo luogo, nel nulla più assoluto, nel deserto omanita. Quindi se avete bisogno di contattare vostra zia per dirle che state bene, trovate il link in descrizione. Scansionando questo codice QR o andando nel link in descrizione aggiungendo il codice Novalexio avrete uno sconto del 15% sulla vostra eSIM dopo aver scaricato Saily. Ciao zia, ciao. Tutto a posto in Oman. Grande. Oltre all'assenza di rete abbiamo avuto un altro assaggio del deserto omanita. Ore e ore senza incontrare nessuno, in un paesaggio che sembra uscito da Marte. Eppure anche nei luoghi più inospitali l'acqua è sempre riuscita a farsi strada. Per secoli è stata incanalata con ingegno, per raggiungere villaggi e campi coltivati. Altre volte invece ha scavato da sé passaggi invisibili. Qui in Oman quei passaggi hanno un nome antico: wadi. Quello che vedete in questo momento è proprio un wadi. Lo percorriamo da un capo all'altro. Un wadi è in sostanza il letto di un fiume stagionale, asciutto per la maggior parte dell'anno ma pronto a trasformarsi in un torrente impetuoso non appena arriva una pioggia violenta, soprattutto in autunno. Quando invece è secco, il wadi diventa un canyon lunghissimo, punteggiato da pozze d'acqua e palme solitarie. Uno dei punti panoramici forse più noti dell'Oman è questa voragine carsica, profonda circa 20 metri, che si è creata appunto con lo spaccamento del terreno ed è collegata al mare tramite un cunicolo che appunto crea questo
laghetto misto di acqua salmastra e acqua marina. Dalla costa omanita con il mare turchese e le spiagge desolate ci dirigiamo adesso verso l'interno. Destinazione Nizwa, l'antica capitale religiosa del paese, incastonata tra le montagne orientali. Una cittadina austera e sobria e, proprio per questo, profondamente radicata nell'immaginario nazionale. Solo che, non appena arriviamo, ci travolge il caos. A gambizzarci. Ogni venerdì mattina al sorgere del sole il mercato di Nizwa si riempie di persone che vengono a portare qui i loro animali, il bestiame, lo fanno sfilare qui intorno in cerchio per vedere se appunto gli animali sono sani e quant'altro, e gli acquirenti si mettono intorno a questo cerchio, fanno le loro offerte e al miglior offerente appunto l'animale viene venduto. Oltre a mucche e capre, nel souk di Nizwa si vendono spezie, datteri, khanjar, cioè i pugnali tradizionali, e persino vere armi da fuoco. Dall'Oman all'America è un passo. Le armi che vedete qui, cioè detto naval, non sono utilizzate per cacciare come uno si potrebbe aspettare, ma semplicemente per decorazione o al massimo per fare un po' il tiro al poligono con i bambini per addestrarli all'utilizzo delle armi. Gli omaniti sfilano indossando la dishdasha bianca, il tipico vestito locale. Si radunano nel mercato, trattano, osservano e comprano e poi, ben prima delle 11, spariscono. In poche ore la città si svuota del tutto e dove prima c'era un brulicare da fiera, resta solo il silenzio. Nei dintorni di Nizwa c'è poco da segnalare. Qualche villaggio incollato ai bordi di un wadi, palme silenziose che celano casche di banane o papaya e poi solo pietre, sabbia e questo silenzio che continua ad allargarsi. Per incentivare lo sviluppo e la redistribuzione della popolazione in queste aree, dal 1984 ogni cittadino di età superiore ai 21 anni ha diritto a un terreno edificabile di circa 600 metri quadrati, assegnato gratuitamente dallo Stato nella provincia d'origine. Le assegnazioni, distribuite con delle lotterie, hanno alimentato un vero e proprio boom edilizio nelle periferie urbane. Non a caso vediamo cantieri sparsi nel corso di tutto il nostro viaggio e anche ville isolate in luoghi dove non c'è niente. Quindi ogni famiglia ha il diritto di ottenere un terreno, non direi un terreno ma un alloggio, dipende dalla dimensione della famiglia, se hanno bisogno di un appartamento o di una villa o anche di un terreno per costruirla. Questo sta rafforzando la sostenibilità sociale. L'attenzione ora è sulla famiglia come cellula della società. Ma per quanto si cerchi di incentivare la famiglia e la proprietà privata, tutto questo potrebbe non bastare. L'Oman sa di essere a un bivio. O diversifica seriamente la propria economia, oppure rischia di trovarsi con un modello che non regge più. E lo sa anche bene la Banca Centrale di Muscat, che è questo grosso edificio che vedete alle mie spalle. In questo momento siamo nel centro finanziario di Muscat, infatti ci sono diverse banche. Voi sapete molto bene quanto è importante l'economia, la diversificazione dell'economia, ne parlo spesso nei miei documentari sul canale, e non a caso uno degli sponsor di questo video è Scalable Capital, l'app che io utilizzo ormai da molto tempo per acquistare ETF e azioni a costi molto competitivi in un broker 100% tedesco e decisamente affidabile. Per chi vuole costruirsi un portafoglio solido nel lungo periodo, Scalable è una soluzione ideale e immediata. Pochi click, costi ridotti e una piattaforma intuitiva. Metto l'importo che preferisco, in questo caso ad esempio 150 euro, trasferisco dal conto corrente perché in questo caso possiamo fare o tramite addebito istantaneo o tramite bonifico. Facciamo tramite addebito istantaneo, conferma, ok, fatto, e tra 2 giorni l'importo addebitato. Se non volete vedervi erodere risparmi dall'inflazione lasciandoli fermi sul conto, è giunto il momento di metterli al lavoro. Con Scalable Capital potrete investire anche piccole somme in modo automatico, trasparente e flessibile, scegliendo voi stessi l'importo e la frequenza. Meglio di 1000 buoni propositi e sicuramente molto più utile. Trovate qui sotto il link con l'offerta dedicata in descrizione. In questa fase cruciale in cui l'Oman si trova, c'è una parola che dal 1988 ricorre un po' ovunque: al-Taimin, la cosiddetta umanizzazione. Una politica nazionale nata per sostituire progressivamente la manodopera straniera con cittadini omaniti, soprattutto nel settore privato.
Stiamo parlando di un paese che nel 1970 non aveva infrastrutture, specialmente per quanto riguarda l'istruzione e la salute, quindi non era possibile che le funzioni offerte dai vari settori fossero svolte da omaniti, tranne quelli che erano giunti da fuori Oman. L'idea dell'omanizzazione è iniziata affinché l'omanita lavori da solo in tutti i settori. Ad oggi l'Oman conta oltre 5 milioni di abitanti. Di questi il 57% è cittadino omanita, ossia poco meno di 3 milioni, di cui almeno un terzo ha meno di 25 anni. Il resto, più di 2 milioni di persone, è composto da stranieri. Le 3 comunità più numerose sono bangladesi, indiani e pakistani. Insieme questi 3 gruppi rappresentano quasi il 30% dell'intera popolazione nazionale, una proporzione che si riflette un po' ovunque, dai venditori di frutta bengalesi che incontriamo mentre aspettiamo che ci gonfino le ruote dell'auto poco fuori dal deserto, ai ristoranti gestiti da indiani e con clientela pakistana e bangladese. Insomma, per decenni l'intera macchina lavorativa del paese è stata affidata ad altri e il governo ha cercato di invertire la rotta. Sull'umanizzazione cosa mi puoi dire? È una politica adeguata o non sta funzionando come dovrebbe? Tu mi fai una bella domanda. Da una parte, a livello politico, di quello che fa il governo omanita, posso essere d'accordo. Non sono d'accordo che improvvisamente diventino tutti professori, quando non hanno l'esperienza. Quello in alcuni momenti blocca molto le loro attività, non le fa crescere. Chiaro, manca la conoscenza. A te è capitato, cioè, giusto che te hai un'attività qui. Io ho dei problemi qui, con l'umanizzazione ho dei problemi, perché ad esempio l'italiano si parla molto poco, sono veramente poche le persone che parlano italiano e abbiamo dei problemi. Perché io comunque in ufficio devo avere una persona che parla italiano. Oltretutto le aziende sono obbligate ad assumere quote minime di cittadini omaniti, con incentivi o sanzioni. C'è però un problema di fondo. Molti imprenditori sostengono che i giovani omaniti oggi manchino ancora delle competenze tecniche o che comunque non abbiano la flessibilità e la produttività richieste nel settore privato. Anche se oggi, forse, le cose stanno iniziando a cambiare. Ho fatto questa domanda agli studenti a cui insegno. Vi piacerebbe oggi lavorare nel settore privato? La loro risposta è stata sì, certo, specialmente nelle grandi aziende che sono le realtà transnazionali e le multinazionali. Ok, i posti governativi sono un lavoro stabile, ma oggi è il settore privato ad allettare i giovani omaniti, specialmente le grandi aziende. Poi d'altra parte vedo degli omaniti che hanno una volontà di crescere incredibile, molto validi. Io devo dire, nella mia azienda ho tutti omaniti e ci lavoro bene. La umanizzazione non significa, sai, chiudersi al resto del mondo o avere una mentalità protezionista. In effetti c'è un equilibrio molto bello, poiché abbiamo espatriati e anche omaniti in tutti i campi del lavoro oggi. No parla di balance, equilibrio, ed è una parola chiave, perché descrive perfettamente un altro tratto fondamentale dell'Oman, la sua diplomazia. Come sapete, in Medio Oriente fare politica estera è un po' come suonare il tamburo in mezzo a una banda di ottoni impazziti. L'Arabia Saudita bombarda lo Yemen con le armi acquistate da noi occidentali, italiani in primis. Gli Emirati firmano accordi commerciali mentre addestrano milizie locali in vari scenari instabili. Il Qatar fa lo stesso, investendo massicciamente in mezza Europa, comprando club sportivi, aziende, immobili. L'Oman invece sta zitto e non fa guerre, ma non per distrazione. Politica conciliante, è politica conciliante e questa ha in realtà un potere molto forte. Abbiamo sostenuto tutte le iniziative di pace, a partire da Camp David, alla conferenza di Madrid, alla conferenza di Stoccolma, all'iniziativa araba. E abbiamo sempre prescritto la pace tra le nazioni. Se infatti oggi Stati Uniti e Iran possono ancora parlarsi a distanza è anche grazie all'Oman. Nel 2013, proprio a Muscat, si sono tenuti negoziati segreti tra Teheran e Washington, che hanno poi portato al celebre accordo nucleare del 2015. Lo stesso è accaduto nuovamente nel 2025. Quando poi nel Golfo ognuno prendeva posizione sulla guerra in Yemen, l'Oman è stato l'unico paese a non partecipare né sostenere la coalizione guidata dai sauditi, non certo per simpatia verso gli Houthi, ma per una questione di principio. L'Oman non entra nei conflitti dei vicini.
Uno dei tratti a cui la diplomazia omanita aderisce è che è contraria alle guerre. Siamo molto contrari alle guerre e pensiamo che le guerre non serviranno mai a nessun scopo in questi giorni. Le guerre sono diventate molto selvagge, molto violente, quindi non supportiamo nessuna guerra, come vedi anche oggi, né Yemen né in Somalia. Non supportiamo nessuna guerra, nessuna violenza. In Oman non ci sono insurrezioni né attentati frequenti. C'è solo una coerenza diplomatica spietata che noi definiremmo realpolitik. Anche sulla questione israelo-palestinese la linea è rimasta ambigua ma funzionale. L'Oman è con tutti, ma non è schiavo di nessuno. Che ti piaccia o no, diciamo le cose come stanno. Per noi la vita umana è molto preziosa. Assolutamente non supporteremo spargimenti di sangue o l'avidità internazionale. Questa è una cosa. Per la negoziazione negoziamo e mediamo mentre siamo coinvolti in tutto ciò, non andiamo al tavolo della negoziazione e della mediazione con una faccia da poker. Ci andiamo con sentimenti sinceri, di voler far pace e cercare la pace. Infatti l'Oman è amico di Washington, ma parla con Teheran e Israele, è parte del Consiglio di cooperazione del Golfo, ma non ne condivide gli impulsi muscolari. È l'unico paese della penisola che non ha mai chiuso relazioni diplomatiche con nessun vicino. Chiamatelo isolazionismo elegante o realismo da sultano, ma la verità è che l'Oman ha costruito una sua identità geopolitica giocando in difesa preventiva, in un Medio Oriente dove tutto andava al collasso. E fino ad oggi la cosa sembra aver funzionato. E c'è un altro motivo più sottile ma comunque fondamentale per cui l'Oman riesce a essere così equidistante da tutto e da tutti: la religione. L'Oman infatti è l'unico paese a maggioranza ibadita al mondo, ovvero sia non è né come l'Arabia Saudita che è a maggioranza sunnita, né tantomeno come l'Iran che è a maggioranza sciita. L'ibadismo è una sorta di terza via dell'Islam. Questo vuol dire che gli omaniti sono per lo più pragmatici, non cercano il proselitismo e soprattutto sono molto sobri. Il movimento ibadita non è emerso inizialmente come una scuola di pensiero. In generale tutte le scuole non sono emerse come tali, erano correnti politiche. Gli ibaditi credevano nel principio di una consultazione collettiva e che il governante dovesse essere eletto in tal modo. Essenzialmente l'ibadismo crede nella giustizia e nella tolleranza e per questo motivo è riuscito a fondare il proprio Stato e a mantenere l'armonia tra gli omaniti, siano essi ibaditi o non ibaditi. Ed è per questo che in un mondo arabo polarizzato l'Oman si è ritagliato un'identità distinta. Gli ibaditi credono che la fede, da sola, non basti, deve essere accompagnata da opere giuste. Qui non si esporta l'ortodossia generando instabilità o estremismo jihadista all'estero e non si finanziano milizie confessionali. Questo ha un impatto diretto non da poco sulla politica estera, con in primis nessuna ossessione identitaria e nessun bisogno di schierarsi nei conflitti tra correnti islamiche. Non a caso il leader religioso più importante dell'Oman, lo sceicco Ahmad al-Khalili, Gran Mufti del sultanato, è noto per le sue posizioni moderate e per l'antiterrorismo. Allora, gli ibaditi credono nella pace, credono nella tolleranza e credono nell'armonia con gli altri. Certo, tu come cittadino sei diverso da me, ok? Ma viviamo comunque sotto un unico Stato. Questo pensiero lo portiamo dal locale al globale. Crediamo nelle relazioni politiche e non nei conflitti politici. E se c'è un simbolo architettonico che racchiude questa filosofia, è la grande moschea del sultano Qaboos. La moschea del grande sultano Qaboos è stata costruita nel 2001 dopo 6 anni di lavori di costruzione. Ha una capacità di circa 20.000 persone e come potete vedere dallo stile è molto differente da quella di altri paesi del Golfo. Tra l'altro è una delle poche moschee qui nel Golfo dove noi occidentali e dove i turisti possono mettere piede. L'Oman è indubbiamente un paese che ti resta dentro. Certo, questo paese non è un'utopia. Però come mai dici allora che non è il paese del Bengodi? Perché chi arriva dall'Italia pensa di arrivare qui e fare l'italiano, di fare tutto facile. Non è tutto facile. Tu quando qui richiedi un visto non è così facile. Oggi come oggi se vuoi un visto o hai una specializzazione particolare oppure devi presentare una laurea, se no tu non avrai visto, perché spingono i laureati omaniti.
Il problema del laureato umanita è che spesso non ha l'esperienza. Detto questo, l'Oman resta un paese con le sue ombre, disuguaglianze persistenti, critiche sul piano della libertà di stampa, una disoccupazione giovanile preoccupante, una transizione economica tutt'altro che facile. Inoltre, la burocrazia omanita può essere sorprendentemente lenta. Per ottenere i permessi di registrazione abbiamo dovuto dichiarare tutta la strumentazione ai ministri competenti, compresi i numeri seriali delle telecamere, e attendere diversi mesi prima di ricevere l'autorizzazione all'uso delle videocamere del drone. Ma forse è proprio questa l'anomalia più spiazzante. Un paese pieno di problemi, che però, a differenza di molti altri, non si sente obbligato a fingere di non averne. Quando ero ragazzino, l'Oman era soltanto una forma esotica e confusa su una mappa. Adesso invece ci sono stato, ho camminato tra le dune del deserto, ho parlato con chi vive qui, ho visto con i miei occhi il paese vero, quello che nessuna immagine o descrizione può davvero restituire. E posso dirlo senza esitazione. La realtà non solo ha superato l'immaginazione, l'ha proprio spazzata via. E non è finita qui. Presto ci vedremo in un prossimo documentario sempre in Oman, ma in un altro luogo che sembra uscito fuori da un film, come ad esempio Interstellar, dove la logica sfida l'impossibile. Sarà per la prossima puntata. Per Aspera ad Astra.